Bentornati a tutti gli amici iscritti al canale e benvenuti a tutti quelli nuovi. This video is also available in English. Just select the English audio track. Oggi parleremo di vitamine. Prima di dirvi come mi regolo io, vi parlerò delle maggiori vitamine che servono ai nostri animali e che cosa succede se ci sono delle carenze vitaminiche. La vitamina A che serve per la mucosi, pelle, vie respiratorie e occhi. La vitamina D che serve per assimilare il calcio. In assenza di calcio avremo problemi di uova molli. Complesso B, vitamina B, serve per metabolismo ed energia. In assenza avremo uccelli spenti. E infine la vitamina E, la vitamina che regola la fertilità, l'estro, da dare sicuramente in preparazione cova, perché appunto stimola gli accoppiamenti, stimola i maschi al canto, se parliamo di canarini, i quali andranno a richiamare la femmina. La vitamina E si dà soprattutto in preparazione cova per preparare appunto gli uccelli al periodo della riproduzione. Alcune conseguenze di carenza di vitamine possono essere che si ammalano più facilmente, problemi riproduttivi, una risposta minore alla muta, difese immunitarie più basse, un piumaggio non tanto bello, quindi un brutto piumaggio, e una scarsa fertilità. Le vitamine sono presenti anche nei cibi freschi, come frutta, verdura, germinati, legumi. Ma da sole non bastano, perché ci sono dei momenti critici dove somministrando soltanto cibi freschi non riusciamo a integrare tutte quelle vitamine che servono per affrontare appunto le criticità, come la preparazione cova, come la muta, come un periodo forte di stress o un periodo post cura. E allora ci dobbiamo affidare a degli integratori. Attenzione, gli integratori accompagnano i cibi naturali. Gli alimenti naturali, freschi, sono la base. Gli integratori sono quel valore aggiunto che riusciamo a controllare, a dargli in maniera costante e a dargli tutte le vitamine che hanno bisogno per quel periodo. Vi dico come do io l'integratore di vitamine, ma prima voglio parlarvi dei principali errori da non commettere. Gli errori da evitare sono dare solamente la vitamina E. Consiglio sempre un multivitaminico, eventualmente arricchito di vitamina E. Dare vitamine tutto l'anno, senza logica. Le vitamine vanno date in alcuni periodi dell'anno, soprattutto in preparazione cova e in muta. Adesso è facile perché quando sono in muta, se li aiutiamo con un po' di vitamine, superano la muta un po' più velocemente e anche meglio. Ed è facile perché c'è proprio scritto vitamine per la muta. Un altro errore è non usare mai cibi freschi, cibi naturali, ricchi di vitamine. Partire con una covata senza una base vitaminica. Oppure inseguire i propri uccelli, cioè vedere che sono pronti per la cova e fargli magari una settimana di vitamine, oppure addirittura mettere le vitamine in covate in corso. Mi capita spesso di parlare con molte persone e me ne accorgo soprattutto nei commenti che leggo che ci sono persone che danno dei prodotti così a caso, senza una logica, magari per sentito dire, magari perché vede qualche video oppure si informa tramite qualcuno che gli dice ma prova a dare questo, vedrai che farai una buona covata. Oppure a sentimento, cioè vedono che gli uccelli stanno per andare in cova, vedono che più o meno è primavera e così cominciano a dare un sacco di prodotti a caso. Le vitamine non sono dei medicinali, ma sono degli integratori e vanno date come supplemento. Sarebbe meglio comunque ai vostri canarini e ai vostri pappagalli
fornire sia fresco che integratori. Questo perché per il benessere dei vostri animali è giusto farli comunque assaggiare anche dei cibi freschi. Una dieta sempre uguale non porta dei buoni risultati. Io per esempio in preparazione cova uso dei pastoncini che vi ho già detto in altri video. Per esempio per i pappagalli uso i piselli, uso il couscous, uso l'uovo sodo. Per i canarini invece non uso più piselli, adesso uso le perle morbide, uso del pastoncino, uso dei semi germinati. Quindi come vedete la dieta deve essere varia, non possono mangiare sempre le stesse cose. Ricordo che le fasi di un uccello sono 4 e in ognuna delle 4 fasi hanno bisogno di nutrienti diversi. Il discorso è sempre lo stesso e ve l'ho già fatto anche negli altri video. Bisogna avere un metodo, stabilire quando cominciare la cova e successivamente fare una serie di azioni giuste per avere il massimo dei risultati. Anche le vitamine fanno parte di questo percorso, come poi farà parte anche il calcio. Non si può dare un prodotto a caso perché ci sembra che possa fare bene. Questo non funziona. Funziona che dobbiamo sapere esattamente quando è il nostro periodo di covata ideale, tenendo conto del loro benessere, perché se una persona alleva all'esterno non può cominciare troppo presto, perché altrimenti, come vi ho già detto, potreste avere delle uova vuote oppure potrebbero avvenire delle morti embrionali, per esempio dovute a un freddo improvviso. Viceversa, se allevate in un locale al chiuso dove potete controllare alcuni parametri, potete anche iniziare prima. Gli allevatori sanno cosa devono fare, sanno benissimo cosa vuol dire preparare gli uccelli alla cova, però molte persone questo non riescono proprio a capirlo, non sanno cosa fare. Molti si trovano impreparati. Quindi, una volta che sapete quello che dovete fare e ci tenete al benessere dei vostri animali, cominciate a fare una serie di azioni, e questo si chiama preparazione alla cova, dove poi arriverete a mettere il nido e i vostri animali sono in condizioni ottimali, soprattutto di salute, perché una buona covata si fa quando i due soggetti stanno bene. Esiste una preparazione programmata fatta di luce, alimentazione, stato fisico dei propri soggetti, vitamine date con cibi freschi e naturale, più un'integrazione. Adesso vi dico come io do l'integratore di vitamine. Le vitamine potete metterle nell'acqua oppure nel pastoncino. Io preferisco metterle nell'acqua perché sono sicuro che l'acqua l'andranno a bere sicuramente, mentre il pastoncino c'è il soggetto che lo mangia, il soggetto che magari non lo mangia più di tanto e il soggetto che magari non lo mangia per niente, e quindi non siamo sicuri che tutti i soggetti abbiano preso l'integratore. Invece nell'acqua devono bere per forza, e quindi tutti i soggetti, maschi e femmine, prenderanno le vitamine. E tu? Scrivimi nei commenti se usi le vitamine, quali usi, se preferisci nell'acqua, nel pastoncino, oppure se li dai soltanto vitamine con cibi naturali. Io e Gigi vi salutiamo, per questo video è tutto, vi chiediamo un bel like per sostenere il lavoro che stiamo facendo, iscrivetevi al canale perché ho notato che l'80% che guarda i nostri video non sono iscritti al canale. Per voi è un gesto facile e gratuito, per noi vuol dire tanto. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!